Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Marco Roselli, un osteopata pediatrico. Oggi parliamo di plagiocefalie, quali sono e come riconoscerle. Per plagiocefalie si identificano delle asimmetrie della testa del bambino. Sono le più comuni, ma esistono anche le brachicefalie che riguardano uno schiacciamento della parete posteriore della testa del bambino, quindi delle ossa occipitali, le scafocefalie in cui il diametro antero-posteriore del neonato sarà più rappresentato rispetto a un diametro latero-laterale, quindi quello che va dall'orecchio sinistro all'orecchio destro. E in queste avremo anche una prominenza della parte cranica superiore, che prende il nome di sutura sagittale. Le più comuni sicuramente sono le plagiocefalie, che sono appunto degli scivolamenti di un emilato della testolina rispetto all'altro. Scivolamenti in avanti, quindi verso l'occhio del bambino, che noi potremo evidenziare sia dalla parte posteriore che dalla parte anteriore. Per una plagiocefalia destra, per esempio, noi avremo uno schiacciamento della parete occipitale posteriore del neonato, uno shift, un'anteriorizzazione dell'orecchio destro, quindi più avanti rispetto al sinistro, più in direzione dell'occhio del bambino, e nei casi più avanzati anche un interessamento del frontale che sarà asimmetrico rispetto al sinistro e dell'orbita che sarà più evidente rispetto all'orbita sinistra. Le classificazioni delle plagiocefalie sono di due tipi. Essenzialmente abbiamo una classificazione che le divide in lievi, moderate o severe a seconda dell'entità di questo scivolamento, oppure nella classificazione argenta che riguarda 5 stadi, vanno da 1 a 5, 1 è il più lieve e il quinto stadio è il più severo. Descrivono essenzialmente sempre il grado di scivolamento della testolina. Le plagiocefalie possono essere visibili sin dai primissimi giorni, in questo caso prendono il nome di plagiocefalie primarie e dipendono da posizionamenti assunti dal bambino durante la vita intrauterina, quindi all'interno dell'utero, o da stress derivati dal parto, quindi al momento dell'espulsione. E poi ci sono le plagiocefalie secondarie che invece insorgono successivamente e dipendono da posizionamenti assunti dal bambino dovuti a torcicolli o a difficoltà di movimento, per esempio di rotazione della testa, che lo obbligano ad assumere posizioni viziate e quindi mantenute nel tempo. Come riconoscerle? Allora, le forme più severe sono facilmente visibili perché, come ho detto prima, riguardano già il viso del bambino. Infatti noi potremo benissimo osservare una simmetria dell'osso frontale tra sinistro e destro, questo sarà proprio più evidente, più prominente, o una differenza tra le due orbite di grandezza. Mentre nelle forme più lievi e moderate dovremo guardare il nostro bambino dall'alto verso il basso, quindi proprio in questa posizione, e qui potremo benissimo notare, sollevando leggermente la testa, la presenza di uno schiacciamento in un emilato del cranio. In questo caso abbiamo preso in considerazione la plagiocefalia destra, quindi avremo uno schiacciamento da questa parte con la possibilità quindi dello scivolamento in avanti dell'orecchio, che sarà più anteriorizzato, come ho detto prima, rispetto al sinistro. E queste spesso sono associate proprio anche a dei posizionamenti del bambino. Se notate questa simmetria, parlatene con il vostro pediatra oppure rivolgetevi al vostro osteopata di fiducia. L'importante è che tratti bambini. Che cosa farà l'osteopata? Essenzialmente cosa faccio io? Osservo la testolina e valuto proprio l'entità di questa simmetria. In alcuni casi posso fare delle misurazioni con appositi strumenti
che mi consentono di oggettivare il grado di deviazione della sfera cranica e quindi proprio l'entità della simmetria, e per poter così fare una valutazione nelle sedute successive. Ricordo l'importanza di intervenire subito, già dai primissimi giorni, se notate delle asimmetrie sulla testolina del vostro bambino, che nei primi mesi è molto plastica, quindi è facilmente lavorabile, e il bambino è anche facilmente gestibile. Nel prossimo video vi darò anche dei suggerimenti, un aiuto per poter essere efficaci sul vostro bambino anche a casa, limitando alcune posizioni viziate, e quindi insieme al mio trattamento riuscire a risolvere la simmetria cranica e riarmonizzare così la testolina del bambino. Iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto mettetemi un mi piace. Ci vediamo al prossimo video.